Buongiorno a tutti. L'anno scorso, nel 2023, abbiamo celebrato i 150 anni dalla nascita di Santa Teresina di Lisieux e vi abbiamo proposto, noi dalla Curia Generalizia, dei temi per riflettere, per avvicinarci a Teresina ogni mese praticamente con una scheda di riflessione. Questo vogliamo farlo anche quest'anno, nel 2024. Oggi io vi presento la prima di queste schede. Vi ricordo inoltre che abbiamo prodotto una piccola scheda di presentazione, la numero 0, diciamo così, in cui diamo già l'elenco dei temi previsti. Abbiamo scelto per quest'anno testi del manoscritto B e del manoscritto C. L'anno scorso, se vi ricordate, erano citazioni, erano testi dal manoscritto A. Io ho la gioia di presentarvi adesso uno dei testi forse più famosi e più profondi anche di Santa Teresina, appunto l'inizio praticamente del manoscritto B. Prima però del manoscritto, cioè del testo, che riguarda la vocazione di Teresina a essere l'amore al centro, nel cuore della Chiesa, un testo molto conosciuto, vi consiglio di leggere, come sarà anche nella scheda, le due lettere che fanno riferimento a questo testo. In effetti la sorella di Teresina scrive, la sorella Maria del Sacro Cuore, scrive a Teresina durante i suoi ultimi esercizi, o diciamo poco dopo, chiedendole di condividere con lei i frutti di questo ritiro. E c'è questa bella lettera della sorella che chiede umilmente, come dire, di condividere con lei quello che Dio avrebbe trasmesso a Teresina, che lei stimava tantissimo. Ricordiamoci che poco più di, anzi meno di un anno prima della morte di Teresina, quindi sono gli ultimi periodi, ecco, gli ultimi mesi di vita della piccola di Lisieux. E Teresina risponde a questa sua sorella inviandole una lunga poesia a Gesù o su Gesù, e però anche alcuni testi, appunto una lettera sua di accompagnamento che noi solitamente mettiamo all'inizio del manoscritto B come introduzione. Questo è solo per un'informazione, però vi consiglio vivamente di darvi anche il tempo necessario per leggere queste lettere, perché introducono bene anche all'atmosfera di quel tempo, di quel periodo. Teresina, appunto, al culmine anche della sua esperienza, trasmette nel testo stesso, ma anche nella lettera, una gioia, una fiducia, qualcosa di molto particolare. Ecco, il testo che conosciamo tutti descrive Teresa in cerca di, diciamo, soddisfazione, tra virgolette, soddisfazione di un desiderio quasi incredibile o indescrivibile, come dice anche lei, qualcosa che la muoveva verso Gesù, ovviamente, però in modo un po', come dire, scomposto, nel senso che, come diceva lei, non sapeva bene come esprimere questo suo amore, questo suo desiderio. Prima di tutto ci dice che nella lettera introduttiva non era lei in un periodo di grandi consolazioni interiori, anzi Gesù si nascondeva dal punto di vista dei sentimenti, delle sensazioni. Però Gesù, dice, Teresa la istruiva nel silenzio, dall'interno del suo cuore. Ed è per questo che lei, ascoltando i movimenti del suo cuore, percepisce l'insegnamento di Gesù.
Ora, questo è un grande insegnamento. Nei momenti di poca chiarezza, ascoltare Gesù al nostro interno, quindi al di sotto, più profondamente di quelli che possono essere aspetti esteriori. Ascoltare in fondo anche il nostro cuore, quello che c'è al nostro interno, al più profondo della nostra anima. Ecco, qual era il desiderio di Teresina? Lodare Dio, fare della sua vita una lode alla misericordia del Signore e mostrare questo amore per il suo amore, però in tante attività. Conosciamo benissimo la lista che farà lei dicendo che vuole essere martire, come il sogno della sua giovinezza, non solo dentro il chiostro del Carmelo, vorrebbe andare in ogni dove questo sia possibile, essere appunto come San Bartolomeo, un grande evangelizzatore, predicatore, sacerdote, dice chiaramente vorrei essere sacerdote e portare Gesù, l'Eucaristia anche a tutti. La lista forse la conoscete, ecco, un desiderio che esorbita, ecco, esonda, no, dal cuore della giovane Teresina. Ma come fare a soddisfare questo desiderio così forte, così grande? Certo, potremmo dire, e lo dice anche lei, vivendo nel Carmelo non posso fare tante di queste cose in modo diretto. Ed è qui che arriva l'intuizione fondamentale, che è di grandissima importanza non solo perché il suo cuore raggiunga una certa consolazione, ma è importantissimo anche per noi come cristiani che magari non viviamo in questo, come dire, in questo fuoco di desiderio di spenderci completamente, anche se dovremmo. Però impariamo da Teresina qualcosa che vale per tutti noi cristiani. Lei scopre, grazie a San Paolo, ai capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi, che è l'amore al centro o a capo, al centro di tutto il corpo mistico che è la Chiesa. Prima legge che una mano non può essere il piede, non può essere la testa, questo per dire non possiamo fare tutto. Ma questo non è una grande consolazione, no? Ammettiamola anche noi, è una spiegazione. Molto più consolante e fortificante è prendere coscienza che l'amore è tutto, l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, perché al centro è quello che muove poi le singole azioni, le singole vocazioni concrete e particolari. E quindi Teresina, con il suo coraggio che conosciamo bene, prende tutto, prende la cosa più forte, più centrale. E adesso a noi l'insegnamento veramente importante. Teresa trova una via di unificazione anche nella sua vita, che è sottoposta a diversi limiti, già avanza la malattia. Anche per noi, ecco, trovare la vocazione alla base di tutto, questo vivere l'amore che permette poi di realizzarlo nei diversi ambiti, compiti che abbiamo, che rimangono però, tra virgolette, secondari, importanti ovviamente, ma ognuno di questi ambiti, qualunque esso sia, ci permette di realizzare la nostra propria vocazione. Questo io lo prendo personalmente sempre come un conforto e come un incoraggiamento. Pensa alla vocazione principale, alla vocazione fondamentale, poi come si realizzerà, questo si vedrà, ecco, dipende dalle circostanze, dalla volontà dei superiori nell'ordine, ma in fondo alla fine non è più tanto importante. Chiediamo a Teresa quindi
che doni anche lei a noi questa intuizione, questo convincimento e questa decisione di seguire la nostra vocazione dalla base fino poi agli sviluppi concreti.